C'è una sensazione che molte persone provano, ma che raramente riescono a spiegare davvero. Non è tristezza nel senso più evidente del termine e non è nemmeno un problema preciso da risolvere. È qualcosa di molto più sottile, qualcosa che si insinua piano piano nella vita quotidiana. La sensazione che nonostante tutto, dentro rimanga uno spazio vuoto. Magari succede anche a te. La tua vita vista da fuori sembra piena. Hai un lavoro, hai persone con cui parlare, hai accesso a quasi tutto ciò di cui hai bisogno. Puoi informarti, viaggiare, imparare cose nuove, comprare quello che desideri. Viviamo in un'epoca in cui molte possibilità sono sempre a portata di mano. Eppure, nonostante tutto questo, a volte compare una sensazione difficile da nominare, come se qualcosa mancasse. Non è facile parlarne perché dall'esterno sembra che non ci sia nessun motivo per sentirsi così. Ma la vita procede, le giornate scorrono e le cose vanno avanti. Ma ogni tanto, magari la sera o nei momenti di silenzio, appare una domanda che non ha una forma precisa. Una sensazione quasi impercettibile che dice: ma è davvero tutto qui? La cosa curiosa è che questa sensazione non nasce necessariamente da una mancanza concreta. Non è detto che manchi qualcosa di evidente, anzi, spesso arriva proprio quando la vita sembra già piena. Piena di attività, piena di impegni, piena di possibilità. Ed è proprio questo che rende quel vuoto ancora più difficile da comprendere. Se osserviamo con un po' di attenzione la nostra esperienza quotidiana, potremmo accorgerci di qualcosa che potrebbe essere un piccolo paradosso. Viviamo immersi in una quantità enorme di stimoli, informazioni e opportunità. Ogni giorno possiamo fare, vedere, ascoltare, imparare più cose di quante generazioni prima di noi potessero immaginare. Eppure, questa abbondanza non sempre si traduce in una sensazione di pienezza. A volte succede l'esatto contrario. Più la vita si riempie di cose, più diventa difficile sentire davvero ciò che stiamo vivendo. Le giornate si trasformano in una sequenza continua di attività. Lavoriamo, rispondiamo a messaggi, ascoltiamo qualcosa mentre facciamo altro, controlliamo informazioni, passiamo rapidamente da uno stimolo all'altro. Tutto sembra pieno, ma in questo movimento continuo diventa sempre più raro fermarsi davvero dentro un momento. Quando questo succede, la vita può iniziare ad assomigliare a qualcosa che attraversiamo senza abitarla davvero. Non perché stiamo facendo qualcosa di sbagliato, ovviamente, ma perché il ritmo in cui viviamo lascia sempre meno spazio all'esperienza profonda delle cose. Tutto scorre velocemente, anche le emozioni, anche i pensieri, anche le relazioni. E così può accadere qualcosa di curioso. La vita diventa piena di cose, ma non sempre piena di presenza. E quando la presenza si assottiglia, può emergere quella sensazione di vuoto che molte persone faticano a spiegare. Non è un vuoto causato dalla mancanza di qualcosa. È un vuoto che nasce quando perdiamo lentamente il contatto con ciò che stiamo vivendo. Quando i giorni diventano una successione di attività da attraversare invece che momenti da abitare. Forse per questo quella sensazione compare spesso nei momenti di pausa. Quando la giornata rallenta, quando il rumore si abbassa, quando finalmente resta un piccolo spazio di silenzio. È lì che qualcosa dentro di noi torna a farsi sentire. A volte lo interpretiamo come insoddisfazione, a volte come inquietudine, ma forse non è necessariamente qualcosa di negativo, forse è semplicemente un segnale, un invito a guardare la nostra vita con un po' più di attenzione, perché la pienezza non nasce soltanto dal numero di cose che riempiono le nostre giornate, nasce soprattutto dalla qualità della presenza con cui le viviamo. E forse quel vuoto che ogni tanto sentiamo non è il segno che la nostra vita manca di qualcosa. Forse è il segnale che abbiamo bisogno di tornare un po' più vicino a ciò che c'è già. Non aggiungendo altre cose quindi, ma rallentando abbastanza da accorgerci di quelle che abbiamo già. Se queste riflessioni ti aiutano a osservare la vita con un po' più di calma, puoi iscriverti al canale. Qui proviamo semplicemente a rallentare ogni tanto e a capire insieme che cosa sta succedendo alla nostra vita. Grazie.